Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati nel mio giardino di rose. Anche oggi sono accompagnata dai uccellini della casa e poi alla mia sinistra vi faccio vedere questo splendore, questo meraviglioso Pierre de Ronsard che non so se riuscite a vedere tantissimi bocciolini che ha e io penso che tra 2 settimane vi potrò già far vedere una splendida fioritura. Oggi parleremo di come piantare una rosa in vaso per i nostri balconi, terrazze e giardini. Tutti sappiamo che le rose preferiscono stare in terra proprio come tutte le piante. In più le rose adorano tanta luce, luce diretta e tanta aria, vogliono spazio intorno a loro. Tuttavia, noi possiamo anche, con un po' di fortuna, ottenere delle belle piante, anche così come le mie che magari stanno contro le siepe sulla margine della rete di casa, oppure contro il muro, come succede davanti alla casa, per cui in tutti i modi ci adeguiamo. L'importante è avere almeno 5-6 ore di luce diretta del sole. Quella è la posizione ideale sul vostro balcone, per cui state di giorno e studiate un pochino dove avete più luce e aria. Qua alla mia destra c'è la rosa sulla quale ho lavorato e poi vedremo insieme in pratica come si pianta la rosa. Se ancora non l'avete acquistata, sbrigatevi perché idealmente dovremo piantarlo entro fine marzo, perché poi inizia la fase vegetativa e di fioritura ed è meglio piantare un pochino prima e con il fresco. Ovviamente evitando possibilmente le gelate, quelle impreviste. E se ancora dunque non avete acquistato la rosa, potete anche andare a vedere il mio video precedente nel quale presentavo appunto come si sceglie la rosa perfetta e il vaso e anche il sottovaso ideale. Eccoci pronti per piantare questa splendida, magnifica rosa. Guardatela, Earthlight, profumatissima. Per chi di voi ha visto il video sulla scelta della rosa e del vaso, vi ricordate questa era quella rosa che aveva dei piccolini piccoli e io ci contavo che sarebbero cresciuti proprio così. Sono molto felice. Poi abbiamo il vaso e i piccoli pezzi di coccio che ho preparato per mettere qua dentro sul fondo, onde evitare il marciume. Poi queste sono le 2 tipologie di terra che ho scelto, super organico e il triplo di cui vi parlo sempre. Farò un miscuglio di queste 2 terre ed in più aggiungerò il cornunghia, questo concime bio a rilascio prolungato. Separatamente ho messo questa scatola di concime per rose che di solito uso in primavera, ma non questa volta, perché quando acquistiamo la pianta viene già preparata con tanto concime alla base e non bisogna esagerare. Mescoliamo dunque le 2 tipologie di terra. Questa è già la seconda bacinella che sto preparando perché non ho un vaso più grande e la terra di terra ci serve tanto per quella capienza del vaso. Qua ho misurato la quantità raccomandata del produttore di cornunghia, il concime organico naturale, e procediamo.
Allora, iniziamo prima con i pezzi di coccio qua sotto. Sì, penso che ho scelto proprio il giusto. È sufficiente. Poi mettiamo subito della terra, prendo direttamente la bacinella perché qua ci vuole un pochino. Ecco. Vediamo se può bastare come base per la rosa. Eccola qui, mi raccomando, grande, grande attenzione quando la tiriamo fuori dal vaso di plastica. Delle volte può essere proprio un'impresa per mantenere la terra intatta, vedete? Penso che così a occhio ho messo proprio l'altezza giusta della terra. Ora procediamo a riempire lo spazio. Guardate come siamo stati bravi! Fantastico! Questa rosa poi ve la mostrerò sicuramente prossimamente appena fiorirà. Diventerà uno splendore. Lo è già in realtà. Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro incontro di oggi. Sono felicissima che siete rimasti con me fino alla fine. Per chi di voi ancora non si è iscritto mi farebbe molto piacere, anche perché mi dicono che YouTube valuti moltissimo un canale secondo il numero di iscritti, per cui mi fareste una grande cortesia. Spero di avervi con me anche nel prossimo video, perché parlerò della potatura estiva delle rose, cioè quella che si fa subito dopo la fioritura. Ok, appena fiorisce un bocciolino dobbiamo tagliarlo, ma questi segreti nel prossimo video. Però per ora vi faccio vedere, alla fine del mio intervento, del mio saluto finale, la mia stupenda Louis de Funès, che adesso è già in fase di passimento, ma è stata una splendore. Vi saluto con affetto, un abbraccio a tutti.